Finalmente è arrivata Gina Firelong, versione made to order Funk Vote, quindi quella che abbiamo votato esattamente noi fan del brand Monster High, ed eccola qui, stupenda, bellissima, wow, non vedo l'ora di tirarla fuori dalla scatola, come sempre voi state già vedendo qualche spoiler, ma io non resisto più, quindi iniziamo subito questa recensione. Ed eccola qui, nella sua scatola. Una scatola che mi dimostra che quando vuole Mattel riesce davvero a superarsi, perché questa scatola è a dir poco meravigliosa. Qui nella parte frontale c'è questa vetrina tonda che ci lascia vedere all'interno la bambola, con qui al centro il logo Monster High dorato e il suo nome Gina Firelong. Sempre nella parte in basso ci sono queste onde disegnate con anche questi riflessi d'oro metallizzati, bellissimi. Invece nella parte superiore troviamo queste squame lucide su carta opaca, con anche tutti questi disegni di alberi con dei fiori che credo che siano fiori di ciliegio, davvero bellissimi, e proseguono anche sopra alla plastica, quindi sopra alla vetrina. E ovviamente li ritroviamo in entrambi gli angoli, e qui vorrei farvi anche notare che hanno disegnato delle ragnatele per renderla un pochino più Monster High. Anche nella parte superiore della scatola ritroviamo le solite scaglie e vediamo che c'è anche questa piccola vetrina che ci lascia vedere all'interno la testa della bambola. Su entrambi i lati, qui in basso, c'è il logo Monster High Funk Vote, proprio quello che vi dicevo che l'abbiamo votata noi sul sito, e lungo il resto dei lati della scatola troviamo questo paesaggio stilizzato, sempre con questi dettagli d'oro metallizzati veramente stupendi. E anche ovviamente questo albero di ciliegio. Ma come se non fosse già abbastanza bella così la scatola, Mattel ha deciso di lasciarla aperta anche sul retro. Infatti proprio sopra al suo nome Gina Firelong troviamo questa grande vetrina che ci lascia vedere tutto il retro e quindi tutto il gioiello che lei porta sulla sua testa, che io ovviamente non vedo l'ora di vedere fuori dalla scatola. Qui in alto ritroviamo il logo Monster High Funk Vote e qui ci dicono che ci sono fulmini mentre Gina Firelong esce splendente dal mare, librandosi sopra le montagne e verso il paradiso, una cosa del genere. È mozzafiato in un abito che riunisce tutte le parti più intrinseche di se stessa: fuoco e acqua, terra e cielo, un passato ancestrale e un radioso futuro. Con il suo cuore di drago che brucia luminoso, vola così in alto che anche la luna sembra a portata di mano. Qui in basso ritroviamo le onde che abbiamo visto anche davanti e qui al centro il logo Mattel Creations. Visto che sicuramente qualcuno nei commenti me lo chiederà, questa bambola non è più acquistabile, si poteva acquistare solamente in preordine perché sono state create solamente il numero esatto di quelle che sono state ordinate. Quindi questa bambola non si potrà più avere se non da qualcuno che l'ha ordinata e ha aspettato quasi un anno come me per riceverla. Ma adesso andiamo subito a deboxarla. Questa volta Mattel deve aver pensato: adesso dimostro che il trono è solo mio, perché se no non si spiega. Io credo che una bambola così bella e soprattutto così dettagliata di non averla mai vista fino ad adesso. Wow! Non so se sarò all'altezza di mostrarvela nel migliore dei modi, ma io ci provo e come sempre iniziamo dal suo viso. Vediamo subito che ha lo sculpt ovviamente G1, la sua pelle è tutta completamente dorata e perlata, i suoi occhi sono giganteschi, completamente verdi, con la pupilla dritta proprio come le pupille dei rettili e guarda leggermente verso la sua destra. Sopra gli occhi c'è un sacco di trucco che inizia di un verde più acceso, sfuma in un verde chiarissimo, quasi azzurrino, per poi finire in verde acqua nella parte superiore dell'occhio, in mezzo a delle ciglia nere lunghissime. Nella parte inferiore dell'occhio invece sembrano esserci dei petali rosa, fucsia e rosso, contornati anche di bianco, secondo me a richiamare un po' i fiori di ciliegio. Sulle labbra indossa un rossetto rosso fuoco lucido, non sembra avere alcun tipo di blush sulle guance, le sue sopracciglia sono un marrone scurissimo quasi nero, con anche questa virgola, chiamiamola così, nella parte centrale, e in più in mezzo alla sua fronte le hanno stampato questo simbolo, che non so dirvi se abbia un significato, ma completamente rosso. Ma in più in questa bambola abbiamo una novità, perché su entrambi i suoi zigomi è stata applicata una perla, ma è proprio una perlina applicata, non solamente disegnata, e credo che sia stata incollata su entrambi i lati dei suoi occhi. Io non so cosa dire già per questo viso, e in teoria, ma poi lo controlleremo, non è neanche quello che avrei scelto io, ed è comunque wow. Iniziando ad alzarci e guardare la sua testa, quello che porta in testa, aiuto,
aiuto, perché è un accessorio davvero molto complesso, ma per prima cosa vorrei parlare dei suoi capelli, che sono come al solito verdi con delle ciocche nere, raccolti in questa coda altissima qui al centro della sua testa. Nella parte frontale hanno una riga centrale e proprio sui lati, appena prima delle orecchie, sono stati cuciti proprio sui suoi capelli questi due fiori rossi con il centro colorato d'oro. Queste due ciocche sono state appunto fissate qui e poi si chiudono nella parte dietro la sua testa fino poi a finire all'interno della sua coda. Anche solo questi fiori, di nuovo, wow! Ma se la sua acconciatura è abbastanza semplice, visto che è solamente una coda con due ciuffi divisi a metà nella parte frontale, l'accessorio che ha in testa non è per niente semplice, anche perché ho scoperto adesso che è diviso in molti pezzi. Ad esempio, queste nuvolette dorate con delle perle colorate di bianco che ci sono qui sopra alle sue sopracciglia, sono anche queste attaccate ai suoi capelli e non fanno parte dello stesso stampo di quello che porta in testa. Sono bellissime anche quelle, ma andiamo a vedere veramente cosa ha in testa. Iniziando da questo pendaglio che scende dalla sua coda fino alla sua fronte, di plastica dorata con anche un dettaglio colorato di rosso che è appunto collegato a tutto questo enorme decoro che copre quello che dovrebbe essere l'elastico della sua coda con questi due fiorellini e una perla realizzati su questa plastica dorata che poi però, se vedete, continuano sul retro, passano proprio oltre la sua coda perché la sua coda sbuca proprio dall'interno di questa parte. Da qui si riesce a capire meglio che c'è tutta la parte dell'accessorio che copre l'elastico e che poi tiene sospesi qui sotto i suoi capelli. Questa parte è stata anche decorata all'interno come se fosse creata con della pelle di drago e anche lungo i lati possiamo vedere che ci sono questi fiorellini, uno da una parte e uno dall'altra, che però non sono stati colorati, ma sono comunque davvero carini, che aiutano assieme a questo pezzettino di plastica a tenere fermi i capelli nella posizione in cui devono essere. Ma se andiamo a girarla, vediamo che quei due pezzettini di plastica che passavano sopra i suoi capelli diventano questo enorme e meraviglioso accessorio gioiello che lei porta in testa. È veramente un gioiello a tutti gli effetti. In questa parte, nella parte diciamo iniziale più in alto, troviamo questi due dragoni stampati su questa plastica dorata con al centro colorate una serie di perle o gemme. La prima perlata, poi ce ne sono tre rosse, poi ce n'è un'altra a forma di goccia perlata e via così fino alla fine, di nuovo rosse e poi di nuovo perlate. Questi draghi laterali sono realizzati davvero benissimo, sono stupendi. E non so cosa dire se non wow. E scendendo ancora un pochino più in basso sotto ai draghi, dove già abbiamo appena visto queste gemme colorate al centro, vediamo tutti questi decori sempre di plastica dorata, ma con attaccati anche tutti questi pendagli di perle. Ne troviamo tre qui nella parte finale, sono proprio dei pendagli che penzolano attaccati all'accessorio dorato e ne troviamo altri due sui lati, uno a destra e uno a sinistra. Scusatemi ragazzi se non riesco a descrivervi meglio questa cosa, ma credo che già con i vostri occhi riuscite a capire quanto sia dettagliata e quanto sia realizzata in un modo davvero wow! Ovviamente questa cosa è tutta removibile, ma io non ho il coraggio di toccarla e quindi rimarrà assolutamente ferma lì com'è. Ma tornando a lei, visto che di cose da dire ce ne sono ancora tantissime, vediamo che indossa questi orecchini che sembrano quasi un po' dei lampadari cinesi, poi mi correggerete nei commenti sicuramente se avrò detto una cavolata, anche questi completamente dorati, con questi pendagli nella parte finale e con anche una piccola decorazione bianca perlata. Sono talmente piccoli che sicuramente si riusciranno a vedere meglio con le riprese macro che non vedo l'ora di fare per scoprire ancora più dettagli, ma io wow! Un altro wow per forza. Iniziando a scendere sul suo look che è pieno di cose, possiamo vedere questo accessorio, questo dettaglio, sempre di plastica dorata, monospalla, infatti le copre solamente la sua spalla sinistra e le lascia scoperta la spalla destra, sempre con questa stampa tipo che ricorda un po' delle nuvole, con applicati tre pendaglietti sempre bianchi perlati, e sono davvero anche in questo caso dei pendaglietti, e qui nella parte sulla spalla sinistra è fatto in questo modo, copre leggermente la spalla con questi pezzettini di plastica più uno che sale verso i suoi capelli. Sul suo braccio destro indossa questo bracciale a
appena sotto la sua spalla, completamente di plastica verde acqua, ma anche in questo caso leggermente perlata, con al centro una stampa che ricorda un po' una nappa. Molto carino, mi piace moltissimo anche il colore, ma scendendo ancora guardate la sua cintura, che poi è tutto questo gioiello, questo accessorio che le arriva fino sotto alle ginocchia, meraviglioso. Anche in questo caso realizzato tutto di plastica dorata, in vita c'è questo dettaglio colorato di rosso. Se lo guardiamo sui lati vediamo che prosegue lungo il suo fianco fino a bloccarsi qui dietro sulla sua schiena, ovviamente realizzato benissimo, non è solamente un blocco ma è fatto proprio bene, sembra anche in questo caso una nuvoletta, e in più qui sui lati possiamo vedere che sono stati applicati anche questi due fili di perle, che poi non sono due ma è uno solo, che inizia appunto da una parte, fa tutto il giro sul retro del suo sedere, per poi andare a ricollegarsi nella parte qui davanti. Wow! Questa parte frontale è tutta un pezzo unico con la cintura che abbiamo appena visto. Anche in questo caso la plastica è stata sagomata a forma di nuvolette e anche qui possiamo trovare dei pendagli bianchi perlati attaccati che scendono dalle nuvole, uno in alto e uno invece proprio alla fine di questo accessorio. Se lo guardiamo così vediamo che è esattamente speculare, realizzato a specchio ed è qualcosa di stupendo. Si può rimuovere semplicemente staccando il filo di perle e poi sfilandolo dal suo busto, e così riusciamo anche finalmente a vedere un pochino meglio quello che indossa sotto. Vi avviso già che non la spoglierò completamente perché è veramente impossibile, è difficilissimo. Ma comunque il suo vestito, quindi la sua gonna e la parte viola qui sul suo busto, sono un pezzo unico, ma che sono separati da questa parte realizzata con tutti questi tulle azzurri che vedremo tra un attimo. Perché prima vorrei farvi vedere che appunto il suo busto è realizzato con questo raso viola, con sopra applicata questa rete dorata metallica, molto bella, sembra quasi una rete da pesca e credo che voglia proprio rappresentare una specie di rete da pesca, al quale è collegata anche una sola manica, infatti questo vestito ha una manica sola, la sinistra, realizzata con questa rete nera, molto elasticizzata, con anche l'orlo fatto perfettamente nella parte finale ma con del filo dorato. E da qui possiamo anche già vedere che le sue dita sono le solite dita lunghissime di Gina Firelong versione G1 e le hanno messo lo smalto verde. Scendendo più in basso verso la sua gonna vediamo questa cintura nera che però è un pezzo scollegato che è attaccata a quel tulle che vi dicevo, e quindi passiamo alla sua gonna che è di un tessuto completamente nero ma con tutti questi ricami dorati lungo tutto il tessuto che richiamano delle nuvolette e i rami con i fiori che abbiamo visto prima sulla scatola. È davvero bellissima, il tessuto è un pochino rigido ma è stato davvero ricamato benissimo, è stupendo, e in più se andiamo a guardare all'interno è stato anche completamente foderato con questa stoffa viola, praticamente la stessa stoffa che abbiamo visto prima sul suo busto. In questo caso per fortuna la stessa stoffa la ritroviamo anche sul retro, dove forse riusciamo anche a vedere meglio tutti i decori che sono stati ricamati. La gonna comunque è molto stretta, sembra praticamente un tubo, ma lascia completamente vedere le gambe perché ha qui sulla sua gamba destra questo enorme spacco. Ma passando alla cosa più appariscente, che è sicuramente questa cascata di tulle azzurro e di altri colori, come è composta? È attaccata qui alla sua vita tramite questa fascia nera, dietro si può rimuovere tramite due pezzettini di velcro, uno sotto e uno sopra alla sua coda, proprio per fare in modo che la sua coda possa fuoriuscire, e guardando questo strascico dal retro vediamo che è composto da diversi strati di tulle di diversi colori, tutti con l'orlo, il primo di questo verde acqua, il secondo di un blu molto più intenso ed è anche un pezzo di tessuto molto più grande. Se lo alziamo sotto vediamo che c'è invece questo tessuto plissettato con tutte queste sfumature da lilla ad azzurro, e sotto a questo strato ne troviamo ancora un altro identico a quello di prima ma ancora più lungo, tutto plissettato e sempre con questo bordino dorato. Guardate la meraviglia di questa bambola anche solamente dal retro, io non so quanti wow devo dire in questo video, ma veramente ragazzi wow, wow, wow. In più, come se non bastassero tutti questi strati di tessuto di vari colori, ne hanno aggiunto anche un altro di un colore ancora diverso che inizia proprio qui sul suo fianco e poi scende nella parte frontale tutto arricciato per dare proprio questo effetto di esplosione di acqua attorno a lei che è bellissimo. In più il tessuto è un tessuto fantastico con questi riflessi
che sembrano veramente bagnati. Non so cosa dire, non so davvero più cosa dire e mancano ancora altre cose da vedere. Perché con lei, oltre allo stand che vedremo dopo, quindi non guardatelo adesso, lo vedremo dopo, lei indossa queste scarpe. Cosa possiamo dire di queste scarpe se non che sono stupende? Sono completamente rosse, con dei laccetti che si legano attorno al suo piede e alla caviglia, con la parte sul retro delle nuvolette dorate appena sotto a un drago di plastica rossa, ma la parte sotto sembra una specie di bancarella, non saprei come descrivervela, ma è meravigliosa. Ci sono stampate e colorate queste lanterne rosse con anche tutto questo dettaglio qui sotto nella parte in basso, sono anche bucate, sono meravigliose, delle scarpe che da Mattel vi giuro non mi sarei mai aspettato. Ovviamente sono entrambe identiche ed entrambe sono realizzate in un modo pazzesco, veramente perfette. Non vedo l'ora che possiate vedere le riprese macro. Sulle gambe indossa queste calze a rete, che poi non sono delle calze a rete perché sono delle calze dorate con sopra una rete dorata. Anche qui di nuovo sembrano quasi una rete da pesca e ovviamente le coprono interamente le gambe. L'unico reale accessorio che arriva con lei, anche se è già tutta un accessorio questa bambola, è questa finta borsetta. Dico finta perché purtroppo non si può aprire, ma non è neanche un purtroppo, è talmente bella che di aprirla non me ne frega assolutamente nulla. È tutta realizzata di plastica, nella parte qui in alto ci sono questi cerchi che rappresentano la maniglia per fargliela tenere in mano, è tonda con una perla ricoperta da questa plastica verde sfumata in oro, dove nella parte frontale vediamo che c'è questo drago con questa nuvoletta che sembra quasi proteggere la perla e sul retro ritroviamo di nuovo il disegno del drago con un sacco di nuvole. Anche questa borsa è a dir poco meravigliosa. In più, nella parte qui sotto hanno anche aggiunto questo fiocchettino di nastro rosso. Il suo stand è semplicemente uno stand a seduta, ma leggermente modificato per l'occasione, così non l'avevo mai visto. C'è sia la seduta per farci sedere proprio la bambola al centro, ma c'è anche questo aggancio per agganciarci lateralmente le gambe in modo che la bambola stia fissa e non possa assolutamente cadere. Ma in più la base è realizzata come se fosse un'onda o uno spruzzo d'acqua, di plastica completamente trasparente ma leggermente azzurra ed è qualcosa di meraviglioso. Guardate che meraviglia, nella parte dietro è leggermente più alto, nella parte davanti è un pochino più basso, proprio per arricchire ancora di più l'estetica di questa bambola che sarebbe comunque già meravigliosa anche senza questo stand. Wow, 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 Mattel, i miei complimenti. L'ultima cosa che arriva con lei è questo certificato di autenticità con scritto Mattel Creations, argentato su questa carta nera, dove dall'altra parte c'è anche il logo Monster High Fun Vote. Questo certifica che la bambola Monster High Gina Fairlong Fun Vote si è materializzata con la collaborazione dei designer e artisti Mattel. In questo caso ragazzi non so davvero cosa dire, non so davvero quanti wow si può meritare questa bambola e infatti lo chiedo a voi qui sotto nei commenti, datemi un consiglio per un wow che sia ancora di più del cazzo wow quadruplo wow, perché è innegabile che questa bambola se lo merita tutto, quindi il wow più grande che si può dare io a questa bambola glielo do. Aiutatemi voi a scegliere come potremmo chiamare questa specie di wow supremo. Potremmo chiamarlo forse wow supremo. In ogni caso non so più cosa dire, spero solamente di essere riuscito a farvela vedere nel migliore dei modi, a farvi vedere tutti i suoi dettagli, tutti i suoi accessori. Devo fare i miei complimenti a Mattel perché questa volta si è davvero superata. Confermo, come vi ho detto prima, che credo che sia la bambola più bella e più elaborata che io abbia mai visto. Il suo viso è a dir poco meraviglioso, anche con l'applicazione delle perle che non mi era mai capitato di vedere su una bambola. Tutti gli accessori, tutti i dettagli che porta in testa e anche fra i capelli. Tutto questo enorme gioiello che ha sul retro, che potevano anche evitare e invece l'hanno fatto in un modo così perfetto. Questo accessorio meraviglioso di nuvole con questi pendenti che le scende lungo i fianchi. Le sue scarpe con tutti questi dettagli, con tutte queste cose colorate, con i cordoncini per chiuderglielo dietro la caviglia. Questo meraviglioso stand realizzato solamente per lei, bellissimo, che sembra davvero dell'acqua. Per non parlare di questa esplosione di tulle, di vari strati di tulle che sembrano infiniti e che la arricchiscono in un modo meraviglioso, sia davanti che
sul retro, io ragazzi questa bambola trovo che sia la perfezione. Trovo che anche la scatola sia meravigliosa in questa bambola, trovo veramente tutto meraviglioso e se penso che l'ho pagata meno di tante altre bambole, sempre di Mattel, che non hanno la metà dei suoi dettagli, non lo so. Wow! Wow, wow supremo a questo punto. E quindi questa era Gina Firelong versione Fun Vote, con tutto quello che arriva assieme a lei, tutti i suoi dettagli, tutti i suoi accessori. Io ragazzi spero davvero di essere riuscito a dare giustizia a questa bambola e di avervi mostrato tutti i dettagli nel modo corretto e di non essermi dimenticato nulla. Avrei voluto spogliarla, ci ho provato, ma era davvero tanto difficile e avrei rischiato di rovinarla, quindi ho preferito lasciarla così, portate pazienza. Ma comunque se sono riuscito a mostrarvela nel migliore dei modi, vi chiedo di lasciarmi qui sotto un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che è importantissimo. Se vi va, seguitemi su tutti i social con lo stesso nome, Toys Expression, e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. E per quelli che si stanno chiedendo, Manu, ma non ci hai ancora detto quali erano le altre scelte che avresti fatto tu? Bene, ve le lascio qui adesso. Queste sono esattamente le scelte che avrei fatto io, ma che comunque credo non avrebbero cambiato molto, perché questa bambola è veramente qualcosa di meraviglioso.